benvenuti da Heavy Metal Heaven. Oggi ci occupiamo di un duo ancora immaturo ma intrigante che mescola post-punk, heavy metal classico e tanto altro ancora in un esordio originalissimo. Cosa hanno in comune l'heavy metal classico e il post-punk? Se per evoluzione ed epoca i due generi coincidono con una nascita underground a fine anni 70, una breve esplosione nella prima metà degli anni 80 e poi un lieve affievolirsi, soppiantati almeno in fama da generi derivati, a livello musicale sembra esserci molto poco. Eppure i Pashmo prendono entrambi i generi e li fondono in qualcosa di personale e lontano all'estremo da ogni trend. Duo nato di recente nella parte orientale della Repubblica Ceca, ha pubblicato nel 2024 il suo esordio omonimo, prima autoprodotto e poi ristampato in cassetta da un'etichetta locale. Ma a portare il gruppo fuori dai confini nazionali è stata l'americana Sentient Ruin Laboratories, che nello scorso mese di aprile ha distribuito Pashmo in digitale e lo ha stampato in vinile. Una fortuna, visto che ci ha permesso di conoscerli. Come già detto, da un lato del loro suono c'è il post-punk tradizionale, ben ascoltabile in tastiere, chitarre pulite e nella voce sguaiata di Jan Pospisil. A tratti torna anche il punk originale, ma le sue suggestioni atmosferiche sfociano ogni tanto anche in derivati come il goth rock e il new wave, seppur molte melodie siano spesso più moderne, derivino dal primo post-rock. Dall'altra parte c'è invece l'heavy metal classico. Anch'esso sfaccettato può ricordare Judas Priest e Iron Maiden, come anche i Black Sabbath, evolvendosi a volte in senso doom, ma senza disdegnare melodie hard rock anni 70-80. Il tutto reso espanso, atmosferico, anche grazie a una registrazione che sembra volutamente sporca. Un fatto corroborato anche dal che Pashmo sembra anche suonato male apposta, per risultare più suggestivo e verace. O almeno questa è l'impressione generale. Di conseguenza, però, a volte il songwriting sembra un po' buttato là, poco pensato. È come se i ciechi non abbiano ancora la maturità e la consapevolezza per mettere i vari elementi al posto giusto e rendere più uniforme il proprio stile. Esempi di ciò possono essere la componente vocale, a tratti un po' esagerata, o alcuni stacchi che creano degli scalini nelle canzoni. Tuttavia sembrano essere peccati di gioventù. Per il resto, i Pashmo mostrano un bel talento, con tante idee valide a integrare il loro sound peculiare. Sono pregi che si possono sentire in Motley Ampion, suggestiva sia nella prima parte atmosferica, con un doom leggero venato di hard rock e di influssi post, sia nella seconda, più ritmata, che sale verso un finale bello pesante. Oppure nell'intrito di Ochrana Hranic. A tratti unisce doom metal con linee vocali gothic rock, altrove ha un lato speed, altrove ancora si mostra più post-punk. I pezzi migliori in scaletta sono però Bunker Oshveti, che alterna momenti post molto espansi, pieni di armonizzazioni e altri potenti di heavy metal arrembante, e poi Sleska Zimo. Suite finali di quasi 7 minuti, inizia calmo, post-punk misto Dark and Heavy anni 70. Poi però la potenza inizia a crescere, con una progressione che potrebbe essere maideniana, non fosse per l'ombrosità e certi spunti che si avvicinano addirittura al black metal, prima di un finale tranquillo ma oscuro. In definitiva, pur nella sua immaturità e anche nella sua lieve inconsistenza, con solo 7 canzoni effettive per poco più di mezz'ora, Pashmo rimane apprezzabile. Non sarà un esordio da annali, ma comunque riesce a farsi notare con la sua originalità e con molti buoni spunti. Se riusciranno a crescere e a lavorare nella giusta maniera, i ciechi potranno far brillare ancora di più la propria personalità e la propria abilità. Personalmente non vediamo l'ora di riascoltarli in futuro, se ci sarà concesso. Nel frattempo però il consiglio è di segnarti il nome dei Pashmo se ti piacciono commistioni strane e uniche come la loro. Voto di Heavy Metal Heaven 77 su 100. Per oggi abbiamo finito. Se la video recensione ti è piaciuta dicelo nei commenti e mettere like e condividerla. In più puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo a cadenza settimanale. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Twitter. Come sempre trovi i link qui sotto. Ci vediamo alla prossima volta!